vogliamo partire da una domanda. Cosa significa fare attivismo? Molti di voi avranno probabilmente già visto queste immagini. Ragazzi, ragazze, ma anche non giovani, che fanno azioni di disobbedienza civile non violente in diversi contesti e con diversi target. Ma tutte irrimediabilmente accomunate da una singola immancabile cosa. Io spero che voi adesso vi stiate chiedendo cosa. Questo, una serie di commenti di questo tipo, una marea di commenti di questo tipo. A questo punto mi verrebbe quasi naturale chiedermi che forse allora cosa significa fare attivismo, forse sviluppare pazienza per rispondere a questi commenti, sviluppare una certa razionalità. Oggi in parte siamo qui anche per questo. Cerchiamo proprio di partire da questi commenti che ci accompagneranno nel corso di questo nostro breve discorso. Come fanno un po' con la vita di noi attiviste climatiche? Io invece vorrei farvi un'altra domanda. Allora vi chiederò forse un piccolo atto di coraggio. Quanti di voi almeno una volta nella vita hanno pensato o scritto un commento simile di fronte all'immagine di una protesta? Per alzata di mano? Visto? Giuro non verrete schedati né arrestati, giuriamo, al contrario nostro. Ok, vedo che abbiamo una platea un po' timidina, nel senso che ho visto un po' di mani alzarsi, ma non tutte. In realtà un po' vorrei dire che so cosa si cela nei vostri cuori, ma anche non siamo qui per giudicare, siamo qui anche per questo, siamo qui anche per parlare di questo, perché ovviamente siamo consapevoli di quanto sia difficile esporsi. Quindi non c'è nessun tipo di giudizio nei vostri confronti. In quanto lo facciamo noi, no? In primo luogo. Quindi vi vorremmo tranquillizzare. Ecco, commenti del genere, magari a parte quelli più violenti, sono umani. Possiamo dire che sono tante volte scritti in modo affrentato, in modo semplicistico, però sono del tutto umano. Infatti non pensate che non accada anche magari ai nostri amici o ai nostri familiari. Io infatti ho deciso di interrompere i miei studi universitari per dedicarmi completamente alla disobbedienza civile non violenta. Mia madre ha ancora dei problemi ad accettare questa cosa. È infatti normale, naturale, che le persone che ci sono più vicine, che ci vogliono bene, che ci vedono compiere una scelta che ha molto a che fare con l'amore, ma anche con il sacrificio, un giorno ci chiedano: perché stai facendo tutto questo? Io, a differenza di Laura, non ho lasciato gli studi, ma ho comunque dovuto rispondere molto spesso, se non quasi sempre, a questa domanda da parte di colleghi, di amiche, di familiari. Io lo faccio perché è inevitabile. È inevitabile perché mi sono resa conto che il tempo che io occupavo a raccogliere firme, scegliere un packaging più ecologico, quindi magari di carta piuttosto che di plastica, è finito. È finito e abbiamo bisogno di altri metodi perché spero sia evidente a tutti che i metodi precedenti abbiano fallito. Io lo faccio perché la comunità scientifica ha lanciato un allarme chiarissimo, ormai decenni e decenni fa, in un momento in cui chi aveva il potere di fare delle scelte avrebbe potuto letteralmente salvarci dalle conseguenze più drammatiche che stiamo vivendo oggi. E questo allarme è stato completamente ignorato per ovvi conflitti di interesse. Io lo faccio perché ho sentito dire da Antonio Guterres, che è il segretario generale delle Nazioni Unite, questa frase che state leggendo, cioè abbiamo una scelta, azione collettiva o suicidio collettivo, è nelle nostre mani. Vorrei sottolineare che Antonio Guterres appunto è il segretario generale delle Nazioni Unite, quindi una persona abbastanza pacata. Quindi mi chiedo se lui è riuscito a dire una dichiarazione del genere, cosa stiamo aspettando noi per pensarla, per dirla? Io lo faccio perché sappiamo che una delle più grandi compagnie petrolifere americane, e cioè la Exxon, sapesse fin dagli anni 70 gli effetti a lungo termine derivanti dall'uso dei combustibili fossili sul clima. Queste persone avevano letteralmente previsto il surriscaldamento globale.
Ecco, questi dati scientifici sono stati tenuti segreti, non sono stati pubblicati, mentre continuavano a combattere contro ogni limitazione dei combustibili fossili. Io credo che se ci fossero altre 10 attiviste qui sul palco con noi oggi potrebbero dirvi tutte qualcosa di diverso. Qualcosa che un giorno ha fatto scattare nella loro testa un click, una lampadina, e che dunque da cittadine sono diventate agli occhi degli altri degli attivisti. Ci tengo a sottolineare questo fatto, cioè che noi siamo cittadine e cittadini, niente di più e niente di meno. Quindi io e Laura, ad esempio, oggi potremmo essere sedute con voi in platea. Ma un giorno abbiamo deciso di agire e ci tengo a dire che abbiamo deciso di agire non sole, ma collettivamente, non soltanto con la nostra voce, ma anche con il nostro corpo, con i nostri volti. Quindi da un lato ci siamo anche rese vulnerabili anche molto spesso nei confronti di persone che ci reputano incoerenti, ignoranti, persone che non hanno di meglio da fare. Però invece, forse, spero anche questo che sia chiaro un po' a tutti, o che sia una sensazione un po' di tutti, che di crisi climatica si è iniziato a parlare un po' di più da quando gli attivisti hanno iniziato ad alzare la voce. Ecco, io mi sono chiesta spesso che senso avesse esporsi così tanto in un contesto nel quale è ancora così difficile capire il senso, lo scopo di queste azioni. E questo ci porta direttamente alla prossima domanda, cioè perché facciamo azioni di questo tipo? Allora, c'è chi pensa che disobbedire, protestare sia qualcosa di radicale, chi invece lo ritiene necessario. Io personalmente credo, anche secondo logica, che in una situazione radicale è necessario agire con radicalità. E se qualcuno se lo stesse ancora chiedendo, se avesse ancora dei dubbi al riguardo, penso che sia io che Anna possiamo rassicurarlo nel fatto che sì, quello che stiamo vivendo oggi è davvero incredibilmente grave, drastico, drammatico. Quindi, a cosa serve fare tutto questo? A cosa serve compiere azioni di questo tipo? Quello che stiamo perdendo, quello che perderemo ancora, rappresentano danni che per entità, per estensione, sono davvero quasi difficili da metabolizzare, uniti a un sistema di informazione ancora troppo assoggettato a quello politico e che quindi fallisce nel raccontare in modo davvero coerente ed esaustivo quello che accade, ecco, tutto ciò dipinge uno scenario davvero tetro. Eppure contemporaneamente ci sono tantissime persone che magari si sono già scontrate con la realtà dei fatti, persone che hanno perso il lavoro, la macchina, la casa, che non hanno ricevuto i fondi che gli erano stati promessi, che vivono con sensazioni profonde di paura, di impotenza e anche di rabbia e di disillusione verso i propri governanti. Quello che a me spaventa di più è proprio questa consapevolezza, la consapevolezza che questi eventi saranno sempre più forti, incontrollabili e anche sempre più vicino a noi. Quindi agire può servire ad uscire dall'immobilismo che la paura causa, ma soprattutto noi facciamo queste azioni perché sono la nostra ultima speranza di esercitare una pressione reale contro il governo, affinché esca da questa inazione imbarazzante ed omicida, affinché finalmente prenda delle scelte che siano in linea con la verità scientifica e quindi con la sicurezza nazionale. Come diceva Laura, è necessario che noi spingiamo i governi ad agire. Ma affinché i governi agiscano, cosa ci serve? Ci serve una popolazione attenta e soprattutto una popolazione che parli, una popolazione che in qualche modo sorga da questo silenzio, una popolazione che spezzi questo silenzio e che costringa i governanti ad agire verso un vero e proprio cambio di rotta, perché ne abbiamo disperatamente bisogno e non è assolutamente vero che non abbiamo più tempo. Però qual è lo scenario che ci ritroviamo attualmente?
Noi abbiamo un governo che reprime con delle misure, lasciatemelo dire, fuori scala gli attivisti climatici. Abbiamo un governo che nega ciò che il 99% della comunità scientifica afferma, o che se proprio ci va benissimo, fa delle grandissime operazioni di greenwashing, quindi significa che si ripulisce un po' la faccia, insieme anche ad aziende petrolifere, aziende energetiche. Quindi alla luce di tutto ciò, io mi sento sicura al 100% di poter dire che i governi fino ad ora non hanno fatto nulla di veramente rilevante nei confronti della crisi climatica. Davvero nulla di minimamente rilevante. Quello a cui andiamo incontro è grave anche perché, come diceva Anna, è ancora troppo distante dall'opinione pubblica. Tranne quando si scatena l'ennesimo evento disastroso, che quello sì, quello catalizza l'attenzione di tutti, ma che falliamo nel ricollegare alle cause che l'hanno scatenato e soprattutto ai suoi responsabili. Se i governi non metteranno subito in atto quell'azione collettiva di cui parla Antonio Guterres, ne andrà dei beni primari, delle risorse essenziali a cui siamo abituati, dei raccolti di cibo e acqua sufficienti per tutti, con un Sud Europa condannato a siccità e ondate migratorie di una portata inimmaginabile rispetto a quella odierna. Okay, si parla di centinaia di milioni di persone. Allora io onestamente vi chiedo, e questo riguarda solamente l'Italia, perché noi ci scordiamo troppo spesso che questa è realtà per milioni e milioni di persone ora. Quindi vi chiedo sinceramente, siamo in grado di immaginare un mondo del genere? Provo a rispondere io dicendo di no, nel senso che nonostante i dati che vi abbiamo mostrato in 2 slide precedenti sono dati frutto di calcoli scientifici e quindi non di un'opinione politica, per noi è ancora difficile immaginare che questo possa essere il nostro futuro se noi non facciamo nulla. Ma come mai? Secondo me perché manca una comunicazione efficace, manca una comunicazione tra la comunità scientifica e la popolazione, quindi manca qualcuno che spieghi efficacemente gli effetti e la crisi climatica in generale. Manca quindi un ponte mediatico. Quindi ad esempio quando facciamo azioni di disobbedienza civile, quando organizziamo cortei, cosa stiamo cercando di fare? Di base noi stiamo cercando di costruire questo ponte che attualmente manca e stiamo cercando anche, dall'altra parte ovviamente, di alzare l'attenzione mediatica. Come mai lo facciamo? Proprio per riportare quella verità scientifica silenziata, se non addirittura negata. Questa verità che appunto, ricordiamolo, non è un'opinione. E se le voci che la riportano sono represse, sono delegittimate, sono criminalizzate, ne va da sé che gli attivisti devono mettere in gioco delle azioni che siano anche disturbanti in un certo senso, che rompano la nostra quotidianità, che costringono tutti a guardarci per spezzare finalmente quel velo di illusione che ancora ci circonda troppo prima che lo faccia l'ennesimo disastro. Gli attivisti fondamentalmente chiedono l'essenziale. Noi chiediamo che questa voce lontana, che è la voce della comunità scientifica, diventi sempre più vicina, più intima e quindi impossibile da ignorare. Noi chiediamo che se ne parli ovunque. Noi vi chiediamo con il cuore di parlarne ovunque perché è la nostra unica possibilità affinché i governi agiscano per cambiare rotta. E per anche incanalare quelli che sono dei sentimenti spesso già presenti nella popolazione. Quindi vorrei chiedervi, quante e quanti di voi sono davvero coscienti che i diritti di cui godiamo oggi sono il risultato della lotta di ieri? Quando guardiamo ai grandi movimenti rivoluzionari del passato, lo facciamo con ammirazione, con ispirazione, con rispetto, con gratitudine, okay? Ma quegli stessi movimenti al tempo erano ostracizzati, erano descritti come socialmente pericolosi.
Sappiamo che le forze politiche hanno i mezzi, gli strumenti per influenzare l'opinione pubblica e quindi spesso per imporre la loro narrazione. E questo avviene spesso anche facendo leva su sentimenti già presenti nei cittadini, come il malcontento per dinamiche sociali, o facendo leva su predisposizioni naturali dell'essere umano, come la paura, come il bisogno di sicurezza. Quindi raccontando queste realtà come criminali, come destabilizzatrici dell'ordine pubblico, ecco che in un gioco molto astuto anche di comunicazione, le masse o parte di esse si fanno voce, si fanno specchio delle paure e degli interessi non loro, ma proprio di quelle realtà industriali, politiche, economiche. Allora, questi meccanismi erano in atto ieri, come lo sono oggi, non sto dicendo niente di strano, è la propaganda e la corruzione che sappiamo di vivere nei nostri paesi. Però ecco, secondo me dovrebbero quantomeno stimolare un'analisi profonda ed onesta in noi. Davanti a un collasso eco-sociale globale, ok? Perché non si chiama cambiamento climatico. Siamo davvero noi i responsabili? Siamo davvero noi i colpevoli? Siamo davvero noi i criminali? O forse la butto lì, ci sono diverse persone con grande potere, grande influenza, che traggono beneficio e protezione nell'instillare questi sentimenti nella popolazione, proprio per contrastare quei cambiamenti che vanno a toccare direttamente i loro interessi. Quanto di tutto l'odio che viene urlato contro gli attivisti climatici, noi riceviamo anche minacce di morte, parole terribili, scaturisce davvero da noi, lo facciamo scaturire noi. Ecco, io lascio questa riflessione a voi, però vorrei dirvi un'ultima cosa. Sapete cos'è davvero nostro, secondo me? Questo mondo. Questo mondo è nostro, l'abbiamo costruito noi, abbiamo diritto di metterlo in discussione, di decostruirlo e di rinnovarlo. Ecco, questo è il fulcro dell'attivismo. L'attivismo è la linfa vitale di ogni trasformazione politica, sociale, storica, del tessuto sociale stesso, grazie a persone che hanno deciso di infrangere alcune leggi. Questa, secondo me, è una memoria storica che noi non ereditiamo a sufficienza. Noi abbiamo quasi finito di disturbarvi, giuro, però vorrei farvi un'ultima domanda, ecco, e vorrei che veramente ci fosse un momento di riflessione, qui, ora, tutti assieme, per cercare di immaginare cos'è che potrebbe portare un giorno anche a voi a compiere azioni simili. È una domanda seria, è una domanda difficile, quindi vorrei che ci prendessimo davvero un momento, vorrei che facessimo un respiro profondo, tutti quanti insieme, e che chiudessimo anche gli occhi, davvero per avere un momento di introspezione reale e domandarvi qual è quella causa, qual è quel valore che potrebbe portare anche voi ad esporvi. Qual è quel bene per il quale sareste disposti a sacrificarvi? Da persona che ha scelto di intraprendere un percorso più radicale, che attualmente è coinvolta in più di un procedimento penale e rischia la detenzione, io ora, qui, oggi, vi chiedo, voi per cosa lottereste? Grazie. Grazie.